Ciao Ramona, ciao, Oh, che buonasera. piacere, Ma ciao, guarda di che piacere, ritrovarti. di quanto tempo che non ci vedevamo. Ma senti, innanzitutto permettimi di presentarti a quei pochi che ancora non ti conoscono. Lei è Ramona Paladino, è un dottore in legge, ma soprattutto è una mamma e questo è ciò che la muove in nella direzione che tra poco sentirete. Perché Ramona si sta occupando efficacemente di uno dei tanti attacchi che l'umanità sta subendo, e in questo caso forse la più meschina, perché è l'attacco Tanto per- che viene fatto verso i nostri bambini, ma però non sono io a essere intervistato, sei tu. Allora, ti cedo la parola. Parlami Sì, un po' sì, di quello che della tua lotta. sì, ma più che lotta è più che altro un parlare con i genitori, con gli insegnanti. Io sto cercando di fare questo perché abbiamo scoperto cosa c'è dietro tante iniziative che vengono spacciate per giornate contro il bullismo, giornate contro l'omofobia, contro il patriarcato. Quindi si fanno tutte, oltretutto abbiamo visto, dopo che poi abbiamo cominciato a fare queste serate qui, abbiamo visto che hanno cominciato a spingere il piede sull'acceleratore sulle lezioni di affettività, che è quello che noi ci aspettavamo da più di un anno. No? E ci siamo resi conto che non sono riusciti a farle entrare dalla porta, allora cercano ogni occasione per poter prendere l'argomento e respingerlo all'interno delle scuole. Perché le scuole? Cioè, tanto questo arriverà da tutti i lati. Voi se andate a guardare i cartoni animati, andate a guardare i libri, cioè comunque questo argomento in un modo o in un altro velatamente viene inserito, che è l'educazione non all'affettività ma alla sessualità dei ragazzini. Quindi si tenderà ad una ipersessualizzazione dei bambini. E gli argomenti che vengono trattati sono pazzeschi. Il documento che è madre di tutte queste iniziative è un documento che era stato stilato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2010, però noi nel 2010 ancora non eravamo pronti in realtà, perché gli argomenti sono talmente forti e talmente gravi che noi italiani non eravamo pronti in realtà. E noi abbiamo una fortuna, lo dico sempre ragazzi, non ce lo dimentichiamo mai, ancora in Italia siamo veramente fortunati perché abbiamo un forte senso della famiglia ed è quella che fino ad ora ha protetto i nostri ragazzi, perché noi ancora abbiamo il senso di aspettare a cena il papà o la mamma o i figli comunque che tornano per sederci a tavola e mangiare tutti insieme. Sembra una sciocchezza, ma quella è una forza e infatti si cerca anche quella di scardinarla, è una forza pazzesca. Perché si vuole scardinare? Perché in questo documento del 2010 si punta principalmente infatti si parla di vera e propria autodeterminazione del bambino nelle scelte e dice esplicitamente anche contro l'intromissione della famiglia, cioè proprio una volontà di allontanare. Se voi non lo sapete, questo documento lo trovate, adesso è diventato molto complicato trovarlo, ve lo dico. Voi dovete andare sulla pagina del Ministero della Sanità, ve lo dico perché quando io ho cominciato a parlare di questo documento, non trovandolo, le persone non ci credevano. Quindi io vi dico, è già accolto nelle direttive ministeriali. Quindi andate sul Ministero della Salute, prendete la pagina sulla affettività, in quella pagina lì giù in fondo troverete standard OMS, linee guida. Entrerete lì dentro e vi manderà su una pagina in tedesco. In quella pagina lì, allora a quel punto dovete essere furbi, andare nella parte della Publicationen scritto, entrate lì dentro, standard OMS, italianice, sessualice, una roba del genere, italianice. Quindi dovete fare tutto questo giro per andare a leggere un documento che comunque fa già parte delle linee guida del Ministero della Salute. Perché? Perché ci sono tanti soldi che ci girano dietro. Quando noi l'abbiamo preso in mano, abbiamo visto che il PNRR, vi dico solo due dati così per capire un po' cosa gira dietro, il PNRR prevede sull'inclusione, che è poi alla fine quello su cui baseranno tutte le iniziative che hanno di fondo questo documento del 2010, 20 miliardi di investimento a fronte dei soli 15 per la salute. Quindi ha più importanza l'inclusione, l'affettività, la sessualità dei bambini, il gender, l'LGBT, che non la salute del cittadino. Quindi, Questi sono perdonami, queste dottrine, questi insegnamenti vengono proposti all'interno delle scuole superiori o anche degli tutte. asili? Allora, loro come direttive partono già dall'asilo nido. Se voi andate a vedere proprio le ultime pagine, aspetti che
ve le prendo perché così non mi ricordo precisamente il numero delle pagine. A un certo punto questo documento viene suddiviso per gradi e parte dall'anno 0, dai 0 ai 4 anni, quindi è dall'asilo nido. Infatti, se voi state attenti, già all'asilo nido parlano, vi faccio un esempio stupido, la giornata dei calzini spaiati, no? Il diverso, che viene venduta come la giornata di accoglienza nei confronti dei ragazzini che hanno qualche problema in più, ma è semplicemente un'apertura, una finestra di Overton, un'apertura mentale del bambino all'accettazione della diversità in senso lato. Loro in questo documento, cioè quelli che spingono, e stiamo parlando dell'OMS avallato, vi dico, anche dalla Società Scientifica dei Sessuologi Italiani, quindi hanno firma di soggetti riconosciuti a livello italiano e proprio a livello scientifico, loro spingono nel dire che nella diversità bisogna accettare tutto, ma tutto, se uno va a leggere, purtroppo c'è anche la pedofilia. Perché, per esempio, nell'obiettivo dai 0 ai 4 anni sembra assurdo, ma c'è scritto perché dire sì. È incredibile, perché dire sì a cosa? Il piacere del contatto fisico, il piacere del contatto fisico con persone dello stesso sesso. E Penso sono tutti a obiettivi bambini da 0 a 4 anni. da 0 a 4 anni. Ve ne leggo una. Eh, Gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione della prima infanzia. Cioè fino a ieri il fatto che il bambino si toccasse era semplicemente, veniva sempre detto, è una esplorazione del proprio corpo, no? La curiosità di conoscere il sé. A oggi no, cioè viene data una direttiva all'insegnante, perché questi sono obiettivi che vengono dati agli insegnanti, dove l'insegnante farà capire al bambino che quella non è un'esplorazione, ma è un toccarsi per un piacere fondamentalmente sessuale. Si parla infatti di masturbazione, Un gioia del tempo si diceva contatto. che si diventava ciechi, adesso invece magari ti migliora anche la Adesso vista. lo spingono perché parlano infatti del bambino come soggetto sessuato e sessuale che deve provare piacere in ogni contesto. Quindi anche se per esempio appunto si tocca con altri bambini, cioè anche il gioco, voi se leggete questo documento qua, viene sporcato anche il gioco del bimbo, il gioco del dottore, il gioco di mamma e papà. Lo vendono all'interno di questo documento come se fosse proprio il tutto finalizzato esclusivamente ad una conoscenza sessuale, non di crescita, di imitazione dell'adulto, di approcciarsi alla vita come fanno papà e mamma per emularli e diventare gli adulti del domani. No, loro a oggi con questo documento viene letto quel gioco esclusivamente per una finalità sessuale. Ma Allora, quello che scusami Ramona, dicevo, scusami, devo farti una domanda a te che stai acquisendo esperienza in questo dramma. sì. Io credo che sì, ok, ci debba essere una parte che dice voglio fare questo, ma dall'altra parte ci deve essere qualcuno che dice va bene, lo accetto. Sto pensando ai genitori di questi bambini e ai docenti, ai maestri che nella scuola dovrebbero occuparsi di questi insegnamenti. Ti risulta che siano tutti d'accordo? C'è un po' di resistenza? Allora, tanti sono d'accordo perché non se ne accorgono, cioè non capiscono quando fanno i corsi per l'affettività, inclusione, quello che ti diceva appunto i corsi contro il patriarcato, i corsi contro il bullismo, così ti ho detto, vendono la medaglia buona di quello che è la progettualità che ci potrebbe essere dietro certe iniziative, ma dietro in realtà c'è questo documento qui. Quindi loro intanto attraverso l'accettazione di qualsiasi cosa, no? Quando appunto quello che ti dicevo banalmente il calzino sbagliato è il diverso, però il diverso in senso lato, Sì. loro aprono la mente all'accettazione Quindi è del un tutto. plagio. È un plagio che purtroppo tanti accettano convinti di fare del bene, perché guarda che veramente tanti genitori e tanti insegnanti sono convinti di far partecipare i bambini a quei progetti perché ne vedono esclusivamente la parte buona. Però non si pongono la domanda fino a dove mi porta questo discorso qui, dove porta questi bambini. Quindi quello che io poco fa ti dicevo mentre chiacchieravamo io e te, no? Cosa possiamo fare noi come genitori? Noi abbiamo degli strumenti molto banali e molto semplici. Allora, sono un insegnante,
sono un genitore, mi viene presentato un progetto, sono un dirigente, ancora di più, no? Il dirigente che ha ancora più responsabilità, sono un dirigente, bene, allora le scuole vengono tempestate di progetti. Voglio far entrare questo progetto all'interno della mia scuola? Benissimo. Allora, chi me lo sta presentando? Sono 3 fasi. Chi me lo sta presentando? Allora mi documento e non è difficile documentarsi perché abbiamo Facebook, Instagram, Twitter, ormai ci sono tutti gli strumenti, LinkedIn anche perché si presentano, no? questi gruppi che poi vengono a presentare questi progetti all'interno della scuola. Allora, chi mi sta presentando il progetto? E vado a leggere come si presentano. Se sono tante parolone, già lì deve scattare un campanellino d'allarme, perché troppe parole e niente sostanza vuol dire che c'è qualcosa di non buono dietro, ok? Perché giochi con le parole, si gioca tantissimo, tantissimo con le parole. Pensa che fanno proprio i corsi di linguaggio inclusivo, fanno il corso agli insegnanti gratuito in questo momento di linguaggio inclusivo. Tu non dici, per dire, assurdamente si arriverà a un punto in cui io non sono più una donna, ma sono una portatrice di vagina, per dire, no? Perché non devono accettare il tutto, per cui ecco, la mia vado a semplificarli semplicemente come portatrice di vagina, per dire, non sono più una donna. Ecco, e saranno dei linguaggi, ecco, non puoi dire più grosso, quindi devi negare all'occhio tuo e all'occhio del bambino un'evidenza, non puoi dire più brutto perché altrimenti si offendono. C'è questo linguaggio inclusivo molto ipocrita, oltretutto, molto molto ipocrita. E allora, chi mi presenta il progetto? E allora vado ad informarmi, leggo tutto quello che è, insomma. Dove vuole arrivare? Seconda domanda. Cioè io va bene, faccio entrare questo progetto, faccio partecipare mio figlio, lo presento alla classe, lo presento alla scuola. Dove vuole arrivare questo progetto? Quindi prima parte, chi me lo presenta come associazione, secondo, dove vuole arrivare. Terzo, chi verrà fisicamente in classe dai ragazzini, chi verrà fisicamente in biblioteca, perché non è solo la scuola è il punto dove sicuramente vanno ad accaparrare l'attenzione dei bambini, ma arriveranno ovunque, in biblioteca, nel centro di aiuto compiti, nel centro post scuola, no? Ci saranno diverse iniziative per i bambini, nel centro estivo faranno le giornate per, no? Quindi chi lo presenta, dove vuole arrivare, chi fisicamente viene. Io prendo tutte le informazioni di questo soggetto per capire a livello sociale cosa fa. Non mi piace? Bene, mio figlio non partecipa. Per fortuna ancora abbiamo l'articolo 147 del Codice Civile e gli articoli dal 30 in poi della Costituzione che come genitori mi permettono di intervenire moralmente nell'educazione di mio figlio. Allora, non mi piace, mio figlio non partecipa. Quindi non Date è qualcosa che... obbligatorio. No, ma assolutamente, anche se la scuola lo presenta come una progetto, non è obbligatorio. Obbligatoria è la cultura e la formazione scolastica, non sicuramente la lezione di affettività o il progettino pagato dal PNRR su cui chissà chi ci guadagna. Quindi non è quello, assolutamente. E poi, ecco, un'altra cosa, guardate i libri, tutti i libri, abbiamo proprio ieri ci siamo incontrati con dei genitori, abbiamo cominciato a girare pagina per pagina, dall'asilo alla scuola elementare, alla scuola media, antologia, letteratura, letture, sono tutte la paura, l'ira, il rapporto negativo con i miei nonni, il rapporto negativo con mia sorella, il rapporto negativo, c'è una lettura pazzesca, adesso perché poi ce l'ho sul telefono, una lettura pazzesca di un libro di seconda elementare che dice la bimba chiede al papà di comprarle un libro e il papà si arrabbia, quindi gli parlano dell'ira perché le dice non ti basta la TV. Quindi il messaggio, ecco come vi dico, molto molto subdolamente fanno arrivare dei messaggi veramente deleteri per i ragazzini. Perché quello scuola 4.0? Perché vuoi che papà spinga sulla TV? Scuola 4.0. C'era una poesia sulla bellezza del computer. Quanto il computer mi possa aiutare perché tante cose posso imparare, no? Ah, È pazzesco. incredibile. Sì, e quindi entrano con questi discorsi andando a rendere normale ciò che invece in realtà normale non è. Vi leggo per esempio una parte
Allora, una delle pagine peggiori di questo documento su cui noi stiamo parlando, no? Perché vi ho detto state attenti ai progetti che arrivano, state veramente attenti. Loro puntano sull'autodeterminazione del bambino. Per chi non sa cosa significa autodeterminazione, vuol dire che il bambino può decidere per sé. E infatti, a pagina 19, loro lo dicono esplicitamente, vi dico proprio la parte che loro sottolineano, no? Allora, nel momento loro, vi faccio un po' il succo perché purtroppo i minuti sono pochi e l'argomento è veramente vasto. Allora, il principio da cui loro partono in tutto questo documento qual è? Facciamo arrivare le lezioni di affettività all'interno della scuola per insegnare ai ragazzini ad approcciarsi nel rapporto uomo-donna, che però viene sistematicamente rotto e rovinato. Voi pensate al catcalling, hanno fatto spaventare le ragazze anche solo di un complimento da parte di un ragazzino con il catcalling. Guardate i cartoni animati, ci sono tutte le figure genitoriali che sono scadentissime, soprattutto quella del papà. La figura del papà viene sistematicamente distrutta, è cretino, è pancione, non è capace. Guardate attentamente, quelli sono i messaggi che vogliono fare arrivare. E poi, a conclusione di tutto quello che, quindi loro dicono, il bambino deve diventare autonomo nelle scelte sessuali, deve fare quello che gli piace perché deve raggiungere il piacere in ogni contesto a partire da 0 anni, anche masturbandosi, e lo insegnerà la maestra. Il punto è quello, vorrei capire come una maestra all'asilo nido insegna a un bambino a masturbarsi, perché è uno degli obiettivi, oltretutto in arancione. Quando voi prenderete il documento lo vedrete, i punti in arancione sono quelli che si spingono di più, no? E quello è uno dei punti. Allora dicono, una volta che il bambino diventa autonomo sessualmente, conosce tutte le caratteristiche sessuali di se stesso, del rapporto con gli altri e del rapporto con lo stesso, del rapporto con l'adulto, allora si dice tutto questo poggia sul principio della negoziazione morale, cioè un bambino negozia moralmente quello che è il suo rapporto sessuale con un altro e oltre alla sessualità, quindi nel momento in cui io do tutti gli strumenti a un bimbo per autodeterminarsi e decidere di avere dei rapporti sessuali, qualsiasi tipo essi siano, riguarda, state attenti alle parole, questa è pagina 19 di questo documento, le preferenze sessuali, qualsiasi, si include qualsiasi. Se voi pensate che in Spagna si parla della zoofilia e in Olanda si è parlato della pedofilia, avevano nel 2006 alle elezioni un partito prettamente pedofilo, no? E in questo documento ci sono coloro che hanno scritto anche soggetti che sono olandesi, vi fa capire la gravità e la portata di cosa sia alla base di certe iniziative. Gli orientamenti sessuali, tutti, le diverse forme di mascolinità e femminilità, e state attenti a questo, io ve le faccio concludere da soli queste, le varie forme di relazioni e modi di vivere insieme di figli e genitori. Cioè noi qua stiamo parlando di sesso. Tutto questo, il godimento di tali diritti, e qui si parla di bambini, io infatti quando lo leggo questo documento dico sempre, si parla anche dei ragazzi, però voi dovete partire dal principio che questo parla di bambini, è vero che poi si andrà anche sui ragazzi, ma partono dai bambini. Il godimento di tali diritti rinforza le persone contro le intromissioni della famiglia. Quindi quello che ti dicevo poco fa, Carlo, è vero, noi abbiamo per fortuna ancora ora l'articolo 147 che mi obbliga come genitore di intervenire nell'educazione di mio figlio e ringraziamo di averlo ancora e teniamocelo stretto questo articolo 147 del codice civile che mi obbliga come genitore ad intervenire e dire no. Ma l'obiettivo è quello. Se in questo momento si sta cominciando a lavorare a scuola, vi dico in cosa, nell'insegnare al bambino, pagina 39, l'atteggiamento il mio corpo è mio, da 0 a 4 anni. Insegnano al bambino a dire tu, papà, mamma, non ti intromettere nelle mie scelte, perché il mio corpo è mio. Quindi Questa è, rendetevi sì, questa è la conto. frantumazione della società più semplice che si chiama Va a famiglia. minare, sì, va a minare proprio la base, il fondamento della società, i rapporti familiari e poi alla fine mina anche l'essenza dell'essere umano, perché loro insegnano ai bambini anche il piacere di toccarsi con bambini dello stesso sesso.
Allora, Quindi proprio anche... Ramona, purtroppo siamo arrivati a 1 minuto e 40 circa dal termine di questa interessantissima e drammatica, fammelo dire, esposizione. C'era una parte, io sono a cui piace scherzare, quindi non riuscivo. Dentro di me c'era una vocina, sai quando è l'angioletto, il diavoletto, no? C'era il diavoletto che diceva: sì, ma oltre all'esame scritto gli faranno anche l'esame orale? Battutaccia, me ne rendo Sì, è una conto. battutaccia, però c'è scritto, ci sono proprio la voglia di rendere il diritto sessuale, l'educazione sessuale, una materia multidisciplinare con prove, sì, Ecco, come se quindi fosse educazione civica, come se fosse, infatti vogliono l'esame finale, sì. Quindi quando sentite parlare di lezioni di affettività a scuola, non accettatele, cioè non accettatele, perché a base di quelle lezioni c'è questo documento qui, viene guarda, presentato come una lotta contro il patriarcato, il bullismo, quello che, ma non è vero. allora, Dietro c'è questo documento a prendere. se noi con questa intervista oggi fossimo riusciti, e mi auguro che siano di più, ma anche soltanto a salvare una famiglia, anche solo una, avremmo già fatto una grossa operazione. Io, siamo negli ultimi secondi, Ramona. Io ti ringrazio infinitamente, ma ti saluto con un arrivederci, arrivederci alla prossima, perché di questo desidero che continuiamo a parlare. Ramona, complimenti e grazie infinite per il tuo impegno. Alla prossima. Ciao, grazie a te, Carlo. Ciao, grazie.